E benvenuti in questo nuovo video. Ora ufficiale, Bella Kocha è un nuovo giocatore del Venezia, quindi sono davvero contento. A me è un giocatore che piace per caratteristiche, adesso ve le descriverò ampiamente dal punto di vista ovviamente tecnico, poi dirò anche il mio gusto personale, le mie considerazioni personali anche su dove può essere schierato nel nostro sistema tattico. Ho visto comunque diverse, non so, non dico critiche, un po' anche sì, ma perlomeno perplessità sul ragazzo. Un po' le capisco onestamente e ne andrò a parlare dopo, però comunque secondo me dal punto di vista tecnico è un bel giocatore, è un bel difensore, perché effettivamente vado subito a parlarvene così non ci perdiamo perché ne ho tante da dire. È un 2001, difensore classe 2001, 24 anni, tedesco di origini camerunensi, 1,90 di altezza, piede destro, ultima stagione a Verona, che l'ha comprato dal Southampton per 5-5 milioni e mezzo di euro. Ha giocato al Verona 19 partite, 19 presenze in questo campionato e devo dire che se nella prima parte ha giocato parecchio comunque, poi nella seconda metà di stagione è stato veramente tanto tanto condizionato da diversi infortuni. A gennaio ho avuto un problema muscolare, da marzo ho avuto un infortunio al bicipite femorale e le ultime partite le ha saltate per un infortunio alla spalla. Tra l'altro, sto problema alla spalla non è la prima volta che si presenta, perché mi sono andato un po' a informare anche sul passato del ragazzo, visto che si parlava dei tanti infortuni che ha avuto. Questo problema alla spalla che ha avuto nelle ultime partite di campionato ce l'ha già avuto in passato ai tempi del prestito al PSV, sempre dalla Southampton, in prestito al PSV. Fu talmente grave che praticamente li fece saltare quasi tutta la stagione, pensate. Quindi sicuramente questo problemino qua che è ricomparso a fine campionato è da monitorare, assolutamente, aspetto da monitorare. Però devo dirvi che cioè, anni fa era considerato, del motivo della mia comunque contentezza, perché comunque lo conosco abbastanza, era considerato uno dei migliori prospetti tra i difensori giovani della sua generazione. Però onestamente purtroppo eh, tutti questi infortuni che ha avuto all'interno della sua carriera fino a qui l'hanno sempre un po' frenato nella sua crescita. Però devo dire che il giocatore, se sta bene, primo punto positivo, e vado all'analisi tecnica della situazione, ha una struttura fisica veramente imponente, veramente importante. 1,90, ma non solo questo, è un 1,90 con una fisicità robusta, quel difensore robusto che onestamente a me piacciono veramente tanto, molto bravo di conseguenza a difendere palla con il corpo, è veramente difficile da spostare. Quando va in protezione palla è veramente è insormontabile, ecco. Poi altro punto a suo favore, che per me anzi non è un punto a favore, è la sua caratteristica principale, il suo principale punto di forza, per quanto mi riguarda, ha veramente un'ottima velocità per essere un difensore. Quindi bravo quando c'è da correre dietro e quando c'è tanto spazio da coprire alle spalle e insomma o anche che spazio da recuperare se un attaccante ti è sfuggito e è andato, è bravo a recuperare in quel tipo di situazioni. Quindi è un difensore ideale per quel tipo di squadre che difendono con un baricentro, che tengono un baricentro alto, come appunto nelle intenzioni di Stropa. Quindi da questo punto di vista calza a pennello. Qua c'è poco da dire. Se le intenzioni di Stropa sono quelle, e sembra di sì, diciamo che ci siamo. Terzo punto di forza che ho individuato è veramente forte nei duelli, nell'uno contro uno. Come potete vedere, se riesco a metterveli qua dai dati, mi sono un attimo informato da questo punto di vista. Tra l'altro è forte non solo nei duelli in generale, ma proprio nello specifico anche nei duelli aerei, perché ha un'ottima elevazione dalla sua, oltre che ovviamente una statura importante. Altra caratteristica è appunto del motivo per cui vince tanti duelli, esce bello aggressivo sui portatori palla avversari. E poi ovviamente cioè, questa sua rapidità, questa sua velocità ti rende difficile superarlo in campo aperto.
perché comunque ti recupera, quindi ne vince tanti di duelli ed è uno dei motivi sicuramente del dato positivo da questo punto di vista. Adesso vi vado a dire un punto che per me ha sia risvolti positivi che però anche negativi, onestamente parlando. Gioca tanto sull'anticipo. Come potrete vedere anche semplicemente guardando un video di quelli che ci sono anche su YouTube, di appunto highlights delle sue migliori giocate, no? Best skills and goals, vabbè, goals, cioè un difensore. Gioca tanto sull'anticipo comunque. È veramente una cosa che gli piace fare per cercare di anticipare il giocatore avversario nella ricezione del pallone. Diciamo che è una caratteristica che per me in Italia vediamo un po' poco. È una caratteristica molto da difensore di Premier League, piuttosto che da Serie A, qua siamo un po' più conservativi anche nel modo di difendere, ecco. Quindi sì, questa è una caratteristica che a me onestamente piace, proprio anche da vedere Gaza in campo comunque. Però diciamo che ha i suoi rischi, assolutamente sì, perché soprattutto nel suo caso, vado nello specifico, diciamo che a volte se anche troppo, cioè cerca l'anticipo anche troppo e in questi casi qui se non valuti bene la situazione, non solo tua ma di tutta la linea difensiva, non calcoli bene magari il timing dell'uscita in pressione aggressiva, come gli piace fare a lui, poi perdi la posizione e lasci uno spazio dietro che gli avversari ovviamente possono attaccare. Se esci così tanto e soprattutto col timing sbagliato, quindi attenzione. Questo purtroppo per me è sempre stato un po' un limite difensivo del ragazzo. Diciamo che quindi letture difensive, letture delle situazioni in fase difensive non sono proprio la caratteristica principale, un punto di forza del ragazzo. Qua deve, secondo me, migliorare. È un aspetto su cui bisogna assolutamente lavorare. Poi, a dispetto di quanto si possa pensare per la sua fisicità, no? Diciamo che tecnica palla al piede per me non è male. Non dico che sia eccellente, ma non è male. Un primo controllo comunque pulito, conduzione buona, conduzione palla buona. Sa disimpegnarsi dalla situazioni di pressione avversaria, grazie ovviamente alla sua più che altro progressione rapida, palla al piede abbinata alla sua felicità, ti riesce cioè è difficile da spostare anche in quel tipo di situazioni, quindi se la cava sempre, se la cava spesso almeno in quel tipo di situazioni. Detto questo, buona tecnica palla al piede, però non è proprio un regista difensivo dal basso, però non è neanche uno con due piedi, cioè con due ferri da stiro al posto dei piedi, quindi buono, buono da questo punto di vista per me, comunque funzionale, basta e avanza dal punto di vista della tecnica palla al piede. Arrivo alle considerazioni personali qua, ne ho da dire un bel po'. Io lo vedo, cioè per me l'ideale suo, da noi almeno nel nostro sistema tattico, è che faccia il braccetto destro. Primo punto a favore della mia tesi, ossia bella Kocap, braccetto destro. Per me grazie alla sua rapidità, appunto ovviamente è logico, è proprio difficile da superare sulla velocità. Quindi di conseguenza è in grado di gestire quel tipo di giocatori avversari che attaccano dalla sua fascia di competenza, no? Quindi le ali, esterni offensivi, che sono di solito giocatori molto, molto veloci, molto anche tecnici, quindi te li saprebbe gestire grazie alla sua rapidità, anche alla sua fisicità, ovviamente. Poi altro punto, per me da braccetto avrebbe più modo e anche onestamente libertà, aspetto principale secondo me in questo tipo di situazioni, più libertà di uscire e cercare di anticipare forte in pressione il giocatore avversario, di cercare l'anticipo come piace fare a lui, come comunque sa fare, non è che come ho descritto prima, non è che non lo sa fare, è che a volte si prende un po' troppi rischi e se non lo calcoli bene è una giocata cioè, ovviamente difficile da fare, se no la farebbero tutti. Fosse facile, è una giocata difficile, quindi comporta dei rischi e ovviamente a volte ti va bene, a volte ti va male. Quindi da braccetto per me lo potrebbe fare di più. Vedremo di più questa giocata e quindi avrebbe più modo di farla. Altro punto, per me sempre grazie alla sua rapidità,
in fase di possesso da braccetto potrebbe spingere e accompagnare per me molto bene, l'azione. È tra l'altro un aspetto in cui, da braccetto destro Shinten, pur da suo estimatore, a me Shinty piace veramente tantissimo, lo sapranno bene, chi segue tanto questo canale, pur apprezzandolo tantissimo, per me, cioè a me Shinten da questo punto di vista della spinta, in fase di possesso, ha sempre lasciato a desiderare, cioè ha sempre fatto il suo, e ha fatto un po' il compitino, ecco, come si dice in questi casi, però finiva un po' lì, un po' di aiuto, cioè anche si spingeva per carità nella metacampo avversaria, perché più che altro in questa, parlo dell'ultima stagione, dominavamo, quindi si giocava quasi sempre nella metacampo avversaria e di conseguenza si trovava lì, però diciamo non l'ho mai visto essere particolarmente funzionale, particolarmente efficace da braccetto destro. E quindi di conseguenza, siccome da braccetto destro, me l'avevo detto anche nel video Tengo Vendo edizione difensori, no? Che mi aspettavo un miglioramento da Shinten da questo punto di vista, un po' di più spinta, che aiuti un po' di più la fase offensiva. Appunto, con Bella Kocha per me, da questo punto di vista qua, da braccetto destro potrebbe aiutare molto, potrebbe essere una sorta di arma in più per la catena laterale destra. Di conseguenza si andrebbe a formare questa catena laterale qua, a destra. Bella Kocha, poi braccetto destro, Eno barra Correia a questo punto, con il supporto della mezzala destra, Kike Perez, speriamo anche lui, almeno lui, rimanga, visto le tante comunque partenze in questo inizio. E quindi questo tipo di catena qui, una catena comunque dove Bella Kotchap potrebbe spingere anche tra l'altro se con un Eno magari, rimanesse un Eno esterno destro piuttosto che Correia, che sennò veramente secondo me siamo tanto sbilanciati. Un Eno che magari rimane un po' più dietro a coprire in quel tipo di situazioni, un Bella Kotchap che può spingersi a volte, non sempre, non è che deve farlo sempre comunque, però è un tipo di soluzione che sicuramente Stroppa potrebbe gradire, ecco. Quindi a questo punto vi ho detto i motivi perché io lo vedo, per me l'ideale è schierarlo braccetto destro. Bella coccia, braccetto destro. Però qualcuno può dirmi, ma scusa, cioè, noi abbiamo ceduto Svoboda, e tu mi stai dicendo che Bella Kotchap non farà il difensore centrale, ma tu lo vedi come braccetto destro titolare. Quindi non può fare quello che fa Svoboda al centro della difesa. Per me no, ve lo dico chiaro, per me no, ma semplicemente perché, cioè, in primis, cioè, lo sfrutti al massimo delle sue potenzialità da braccetto destro, tra velocità per comprire campo, e ne ha, sa gestire giocatori esterni avversari rapidi, forti, molto tecnici. E ovviamente, appunto, come vi stavo finendo di dire, può spingere in fase di possesso. Poi per me da centrale serve più lettura complessiva di tutta la linea difensiva, non solo la tua, ma da centrale ti serve, cioè devi essere il leader della difesa, non solo, cioè non devi pensare solo alle tue di letture difensive individuali, ma a quelle un po' di tutta la linea difensiva a 3, a 5 in fase di non possesso. Quindi vi ho detto prima, no, che per me la lettura difensiva non è il suo forte, ecco, non è la sua prerogativa principale, non è il suo punto di forza, quindi ecco, centrale. E poi aggiungo anche che per me da centrale serve quella qualità, un po' di regia dal basso, ovviamente, e quella ritengo ne abbia poca, onestamente parlando. Ha una buona tecnica palla al piede, gli ho visto anche fare sventagliate, cambi gioco, però nel senso il minimo indispensabile, quel che serve, quel che basta, ma secondo me non basta questo per vederlo da centrale. Quindi per me, non so, a meno di grandi lavori in estate dove lo si prova, lo si lavora da quel punto di vista lì, con Stroppa, non lo vedo come il sostituto di Svoboda da difensore centrale. Lo vedo braccetto destro. A questo punto, effettivamente è una domanda che mi ha posto la mia compagna di viaggio che
come vedete oggi purtroppo non c'è, ma a questo punto, cioè, Shin potrebbe essere spostato al centro per lasciare spazio a Bella Coccia, braccetto destro, e di conseguenza soluzione interna praticamente, quello che faceva Svoboda lo proviamo a far fare a Shin. Allora, cioè, Shin dal canto suo ti porta ordine tattico, fisicità, perché comunque ha una bella fisicità, ha un buon senso della posizione, ti dà sicuramente equilibrio alla fase difensiva, alla linea difensiva, perché anche se ci pensate un attimo anche da braccetto destro, ed è una roba che gli rimproveravo, non si è mai spinto troppo in avanti, quindi sicuramente ha un po' quell'istinto un po' più da equilibratore piuttosto che uno che si spinge particolarmente in avanti, e questi diciamo che sono i pro, no? Quindi ti darebbe queste cose qua, questi elementi qua. Però il primo dubbio che mi viene è: ha le letture difensive da centrale in un sistema a 3? Stessa cosa la stessa domanda che mi ponevo per Bella Kotchap. Per me è difficile dirlo in questo momento qui. Andrà sicuramente testato, anche lui si può fare un tentativo, per carità, in estate, vedere, però mi rimangono tanti dubbi per il momento. Poi, altro punto qua, purtroppo, diciamo, lo dicono anche i dati, non è solo un pensiero, per me non ha quella dominanza nei duelli che aveva Svoboda. E su questo, da suo grande stimatore, perché mi piace veramente tanto Shintian, devo ammetterlo. I dati parlano chiaro, cioè Svoboda a livello di duelli in generale, ma anche duelli aerei, è notevolmente migliore, ha dati migliori, poi può alzarli, per carità, però i dati in questo momento dicono che Svoboda è un po' più dominante, ecco, nei duelli, nettamente rispetto a Shintian, duelli e duelli aerei. Poi altro punto, purtroppo a sfavore di un Shintian visto come centrale, ha quella leadership che serve per il ruolo come ce l'aveva alla fine Svoboda. Può essere un giocatore che di fatto guida la linea difensiva, come lo dico per Bella Kocha. Al momento per me no, cioè né Bella Kocha né Shintian. Poi, almeno per quanto riguarda Shintian, sarei contento se mi smentisse, che magari lo prova lì, fa bene, gli troviamo, cioè, un ruolo, fa ancora meglio che da braccetto destro, allora perfetto, sarei contentissimo. Quindi in questo momento Bella Coccia per braccetto destro, Shinten centrale si può fare, Bella Coccia braccetto destro sì, Shinten al centro, punto di domanda. Per me è più no che sì, parliamoci chiaro. Per me purtroppo serve agire ancora sul mercato dal punto di vista dei difensori, e come avevo detto nel video Tengo Vendo, sui difensori, cioè noi calcolavamo la permanenza, no? Abbiamo fatto i conti con la permanenza però di Svoboda, e dicevamo che comunque serviva un centrale per, come dire, dargli un ricambio, una squalifica, insomma, munizioni, ancora magari un altro infortunio. E, e quindi serviva un centrale, serviva un centrale. Figuratevi senza più Svoboda. Per me quindi non è il sostituto naturale di Svoboda. Per me servirà agire parecchio sul mercato dal punto di vista del difensore centrale, almeno, cioè, cioè minimo uno, però per me l'ideale sarebbe farne due che abbiano quelle caratteristiche che vi ho un po' detto mancare tra Bella Kotchap e Shintian, no? Mi dispiace, però secondo me comunque tutti e due magari lo potrebbero un po' fare, però cioè, sarebbero veramente degli adattati. Visto che comunque il mercato è aperto, si può fare budget, secondo me, a quanto pare almeno ne abbiamo, quindi andrei ad agire, andrei a cercare qualcosina anche a livello di magari scouting, senza mai guardare in Serie A se costano troppo, non lo so. Andiamo comunque a ricercarli, si possono trovare per me, assolutamente. Quindi, tornando a Bella Kotchap, mio giudizio finale, a me piace molto come profilo, è un difensore atletico, moderno, a me piacciono veramente tanto, proprio per, cioè come, diciamo che il difensore moderno ha proprio le caratteristiche che vi ho appena descritto, no? Felicità, voglia di anticipare l'avversario, rapidità,
per coprire tanto campo, in campo aperto, appunto perché se si vuole avere una squadra, come dire, ambiziosa, che vuole fare un calcio di un certo tipo, la linea tocca tenerla, spesso più alta e serve appunto coprire campo dietro e lui quella roba lì te la può garantire. E a questo proposito qui, arrivo a dirvi che forse, vabbè, forse per il calcio che vuole fare Stropa è addirittura più funzionale, Bella Kotchap rispetto a Svoboda. E rimane il fatto che, come vi ho detto fino a qua, cioè sono ruoli diversi. Per me cioè per me sono cose diverse, paradossalmente potevano giocare insieme. Ecco, se fosse rimasto Svoboda. Svoboda centrale, Bella Kotchap braccetto destro. Sono ruoli diversi, ma appunto per questo tipo di caratteristiche, io lo vedo addirittura più funzionale rispetto a uno Svoboda. Altro punto, vi ho detto prima della tecnica palla al piede. A me convince anche da quel punto di vista lì, non tanto perché sia particolarmente eccellente, non è che eccelle, però per me è buona, una buona, discreta tecnica palla al piede per me è adeguata, diciamo, ai compiti che di solito richiede l'allenatore, richiede Stropa, anche in fase di costruzione bassa. Andiamo però, arrivati fino a qua, ai contro. Per me ci sono due grandi contro e qua capisco un po' le perplessità che dicevo all'inizio di alcuni tifosi, qua comprendo. Allora, il primo punto, magari non so se era questo che volevano dire certi critici, ma il primo punto che devo sottolineare come negativo, appunto, ve l'ho descritto anche prima in realtà, le letture difensive spesso non sono eccelse. Però anche qua, almeno secondo me, questo è un aspetto su cui si può lavorare, perché da braccetto per me questo è un limite che potrebbe essere un minimo, almeno in parte, compensato con la linea difensiva a 3, a 5 in fase di non possesso, ovviamente lavorandoci, preparandoci a questo tipo di situazioni, perché appunto lui a volte appunto cerca l'anticipo così ti lascia un po' quello spazio dietro che possono attaccarti le difese avversarie, i giocatori avversarie, però diciamo che se la difesa si compatta bene, si stringe, va a coprire preventivamente quello spazio lasciato libero dalla sua uscita in pressione sull'avversario. Ecco, se si prepara bene questo tipo di dinamica, in partita, diciamo che si può un minimo compensare. Non andrà sempre bene, però un minimo si può lavorare. Un punto secondo me, su cui diciamo possiamo far poco, dobbiamo solo sperare, ecco, ossia il secondo punto negativo per me, ehm, almeno il punto di domanda, è la discontinuità di prestazioni ovviamente, però una discontinuità che non è dovuta al fatto che cioè non è dovuta a carenza di qualità tecniche, ma di tanti infortuni che ha sempre avuto. È sempre stato spesso fermo per infortunio nel corso della sua carriera. Purtroppo, come vi ho detto all'inizio, questo ha sempre condizionato un po', sempre un po', tanto, ha condizionato la crescita del ragazzo. Però devo dire che è un difensore che, se trova continuità di rendimento dal punto di vista fisico e di conseguenza di minuti giocati sul campo, per me può rivelarsi veramente un grande giocatore, un grande difensore e valorizzarsi di fatto per il difensore di grande prospettiva che era considerato a inizio carriera. Quindi di conseguenza vado un po' a chiudere, ho parlato tanto, è un acquisto approvato. Per me, per quanto mi riguarda, il mio pensiero, acquisto approvato, è una scommessa, sì, cioè rimane una scommessa, ma non tanto dal punto di vista delle qualità tecniche, fisiche, assolutamente, ma più dal punto di vista fisico. Cioè l'incognita fisica è quella che purtroppo rimarrà, però dal punto di vista delle qualità del ragazzo, per me non c'è molto da discutere, ci sono e ci sono come. L'unica roba è appunto sperare che regga dal punto di vista fisico e se regge per me
lo dico magari a quelli che magari ci credono poco nel ragazzo, dicono cioè la cifra spesa è troppo alta o comunque si poteva prendere dell'altro. Per me vedrete che se reggerà dal punto di vista fisico, vedrete che vi sorprenderà questa promessa voglio farvela, ecco, spero di non sbagliare. E nulla, questo è un po' il mio pensiero sull'acquisto di Bella Ciao. Voglio sapere assolutamente, la vostra qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se, insomma, vi convince dal punto di vista tecnico, se vi ha convinto la mia descrizione, dal punto di vista tecnico e anche, appunto, la mia opinione personale. Fatemi sapere tutto qua sotto. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, vi invito a lasciare like, assolutamente per sostenerci e chi non è ancora iscritto si iscriva. Chi vuole abbonarsi si abboni, così entra nel gruppo e parliamo più approfonditamente anche prima rispetto a quando esce il video, ovviamente, di tutte le notizie che circolano di calciomercato. È sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.